Home Center 2 ci invia delle notifiche per quello che riguarda le batterie dei nostri dispositivi collegati quando stanno per scaricarsi. Ma esiste un modo o comunque un virtual device o qualche altro sistema per poterli controllare in maniera diversa ed eventualmente anche a richiesta in automatico? Ne parliamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo video targato Mr. Apple. Prima di iniziare con l'argomento di oggi vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun video. Oggi andiamo a vedere un virtual device sviluppato da Zoran, ovvero Sankotronic del forum di Fibaro, che ci permette di controllare lo stato delle batterie dei nostri dispositivi, ma che ci dà anche altre informazioni e altre utility. Ci spostiamo prima sul nostro Home Center 2 per andare a vedere quali sono le configurazioni da effettuare e come funziona questo virtual device, e poi torniamo qui e ne parliamo insieme. Eccoci qui, quindi siamo di fronte al nostro Home Center 2, andiamo quindi a vedere come configurare, quali sono ovviamente le funzioni che ci offre questo virtual device. Per andarlo a creare, come sempre, basterà andare nella sezione dispositivi, poi fare aggiungere nuovi dispositivi, andare a caricare il file che ci ha rilasciato direttamente il nostro amico Zoran. Vediamo adesso però quali sono le sezioni di configurazione di questo dispositivo. Ecco qui, come vedete, ovviamente a me è già tutto configurato, sia con il nome per quanto riguarda la stanza e la categoria, che potete ovviamente andare a cambiare a vostro piacimento, ma vediamo quali sono le due sezioni da dover andare a configurare. La prima è afferente al bottone 7, che servirà per decidere se inviare le notifiche o meno, quindi vediamo quali sono la sezione di configurazioni. Ecco qui, una delle sezioni è appunto questa, dove potete vedere nella sezione 7, quindi per l'invio delle notifiche. Le sezioni che dovremo andare a configurare sono semplicemente questa parte, quindi andare ad inserire quale iOS device deve ricevere la notifica quando vengono scaricate le batterie, se avere la push oppure soltanto il pop-up, e ovviamente anche lo user ID. Quindi eventualmente se vogliamo inviare anche una mail agli utenti predefiniti di sistema, che può essere ovviamente quello di amministratore o comunque tutti gli utenti previsti dal nostro Home Center 2. Ovviamente dovremo andarne a indicare tutti quanti uno dietro l'altro, dividendo ovviamente attraverso una virgola. Vediamo adesso invece qual è l'altra sezione da andare a configurare. La seconda sezione di configurazione afferisce ovviamente alla parte del loop principale. Qui potremo andare a definire ovviamente la lingua predefinita per questo virtual device nel caso in cui la vogliamo diversa rispetto alla lingua di sistema dell'Home Center. Ad esempio l'Home Center potrebbe avere lingua di sistema in inglese, e potremo andare poi a decidere che il virtual device invece deve essere in italiano. Basterà semplicemente indicare il local language IT per avere appunto il virtual device poi dopo con le notifiche in italiano. Per quanto riguarda invece il time format, ovviamente è il formato della data e dell'ora quando vengono inviate le mail e le notifiche. L'ultima sezione da configurare è quella degli ID delle icone. Come sappiamo, Sankotronic ci ha rilasciato anche le icone, quindi una volta che le abbiamo caricate all'interno del nostro Home Center 2 andremo a recuperare l'ID di riferimento e dovremo semplicemente andare ad inserire in questa sezione per poter poi dopo avere anche graficamente lo stato delle batterie. Ma adesso andiamo a vedere come funziona effettivamente il virtual device. Ecco qui, questo qui è ovviamente il vero cuore di questo virtual device. Nella parte alta ovviamente abbiamo l'informazione del dispositivo, in questo caso della Sirena, che al 94% ha due batterie da 3 volt e la sua tipologia, ovviamente quando è stata cambiata la batteria e l'ultimo check. Per quanto riguarda invece questi pulsanti, servono per spostarci tra i vari dispositivi, e questo qua servirà semplicemente per fare un refresh. Attenzione, il refresh è sempre manuale, a meno che la batteria ovviamente non scenda sotto il 35% da parte del sistema, e quindi anche questo virtual device verrà allarmato. Nella parte più sotto troviamo invece lo stato delle notifiche. In questo caso verremo inviata la notifica soltanto per i dispositivi che sono scarichi, e quindi non avremo tutte quante le informazioni. Questo qua ci manderà invece le informazioni per tutti i dispositivi, e questo qua annullerà le varie notifiche. Questa sezione qua ci dà le informazioni su che tipologia
come è configurato il pulsante. Quindi come possiamo vedere, infatti è configurato che la notifica deve essere per tutti i dispositivi. Questo qua serve per andare a capire se devo andare a recuperare gli ID del dispositivo piuttosto che all'interno delle stanze, oppure invece per quanto riguarda soltanto quelli che hanno automaticamente non alimentati da corrente, quindi soltanto tramite batteria. Quindi ad esempio la zippata sicuramente non verrebbe presa perché in questo momento è anche alimentato da corrente. Per quanto riguarda questi 3 pulsanti, è quanto andare avanti ogni volta che ci spostiamo attraverso questi pulsanti. Quindi in questo caso è configurato per 5, quindi se io vado a premere questo pulsante mi sposterò di 5 dispositivi avanti, mentre questi ci porteranno all'inizio o alla fine del blocco. Queste invece servono, quest'altra sezione che potete andare a vedere è la configurazione dei dispositivi, o meglio per andare ad escludere determinati dispositivi dal monitoring. Quindi qui ci spostiamo e con questo poi andiamo ad escludere o riabilitare ovviamente il dispositivo. L'ultima sezione è quella di configurazione del tipo di batteria, quindi con questo ci andiamo a spostare tra i vari modelli di batteria, come potete vedere, e qui andiamo ad aumentare o diminuire il numero delle batterie, quindi 1, 2, 3 o 4 in base ovviamente al dispositivo. Questi ultimi pulsanti invece servono per andare a definire l'importo che presumibilmente andiamo a pagare per ogni singola batteria, quindi basterà fare ad esempio più 1 per dire un euro piuttosto che 10 euro, e poi ovviamente 0,1 e 10 quello,10 ovviamente per i centesimi. Questa è la configurazione del dispositivo. Io per mia comodità mi faccio mandare un report tutte le mattine sullo stato delle batterie, e in questo caso io utilizzo una scena a parte, meglio la main chain sempre di Zoran, che andrà a lanciare appunto il dispositivo per poter poi dopo reperire effettivamente le informazioni di questo virtual device e avere quindi lo stato della batteria. Ma a questo punto torniamo alle conclusioni finali. Ecco qui, avete visto come funziona. La configurazione è in questo caso veramente molto semplice, perché dobbiamo solo andare ad inserire il time format piuttosto che la lingua e il codice ovviamente delle icone rilasciate da Zoran, e quali ID dei dispositivi nonché ID utenti devono ricevere queste notifiche. Dopodiché tramite appunto questa virtual device con i vari pulsanti è possibile andare a controllare tutto quanto. Cerchiamo di capire come funziona questo dispositivo. Il dispositivo normalmente non va a effettuare dei check ogni tot tempo, può fare soltanto dei check a chiamata, quindi tramite il pulsante di refresh, o comunque effettua un check ogni volta che il nostro center 2 viene riavviato. Cosa vuol dire questo? Che ovviamente non avremo una situazione sicura per quello che riguarda lo stato delle batterie nel tempo. Possiamo essere avvisati se il dispositivo muore, nel senso che la batteria scarica completamente o comunque scende sotto il 35%, ma non possiamo andare a fare un trend, essere sicuri di come scende la batteria dei vari dispositivi. Uno può dire: a che serve? Può essere utile perché alcuni dispositivi consumano più batteria degli altri, possono essere delle batterie più difficili da ricercare, quindi avere una volta al giorno, anche una volta a settimana, ma per assurdo anche una volta al mese, lo stato della batteria può essere utile. Ad esempio ho un dispositivo, o meglio avevo, perché adesso con il nuovo firmware il problema è stato risolto, scaricava la batteria molto velocemente, quindi l'invio quotidiano, comunque una volta a settimana, delle mail o delle notifiche mi faceva capire quando avrei dovuto comprare la batteria. Un altro problema, ad esempio, se il dispositivo è fuori spesso dalla nostra abitazione, come può essere ad esempio un key-fob, il nostro home center 2 potrebbe non collegarsi sempre a questi dispositivi e quindi andare a fare un check delle batterie, ma potrebbe essere effettuato un check solo e soltanto quando andiamo a premere il pulsante. Quindi mettere un timing affinché ogni giorno, appunto ogni settimana, quanto volete voi, per fare un check, potremmo essere sicuri che anche il key-fob venga interrogato per avere questo tipo di informazioni. Quindi ecco il perché forse è utile metterlo un check schedulato. Come fare? Potete usare delle vostre scene
che vadano a richiamare questo virtual device, oppure utilizzare la main chain di Zoran, che vedremo comunque più avanti. Io infatti utilizzo questo tipo di sistema. Inoltre è molto utile perché ci dà l'informazione anche di che tipo di batterie, perché potremo andare ad inserire, se non hanno un template come per esempio dispositivi nativi di Fibaro, possiamo andare a inserire che tipologia delle batterie, come per esempio ho fatto io con la zippata, quante batterie ci sono all'interno e ovviamente il loro costo. Questo perché così non avremo più bisogno di andare ad aprire il dispositivo e vedere qual è la sua batteria, piuttosto che andare a vedere il manuale o quanto altro. Colpo d'occhio direttamente in quella schermata abbiamo tutte le informazioni che ci occorrono. È un dispositivo che comunque è facile da configurare, non ha bisogno di manutenzione e niente, quindi sicuramente è un dispositivo molto utile. Ne abbiamo visti anche altri ovviamente di configurazioni utili e nel mio caso io lo uso ed è uno di quelli che forse uso maggiormente insieme all'Icon Preview sempre di Zoran, ovviamente come virtual device utili in determinate circostanze. Questo era il dispositivo che volevo farvi vedere oggi. A questo punto non mi resta che salutarvi, vi ricordo ovviamente di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto e di condividerlo con i vostri amici. A questo punto a me non resta che salutarvi e vi ringrazio e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!